Cari amici, vediamo oggi il che andiamo a fare. Praticamente oggi andiamo a fare la cecina. Cecina o farinata o farina di ceci o molti le chiamano 50 e 50 perché secondo me la sua morte è messa 50 di focaccia e 50 di cecina. È un piatto semplicissimo e buono. Ah, scordavo. Mettetemi sotto il like e iscrivetevi al mio canale YouTube. Praticamente prendiamo 250 grammi di farina di ceci, 750 ml di acqua, un 4 cucchiai di olio, una decina di grammi di sale, un pochino di pepe. Poi, già da adesso, procuratevi una teglia con una base, in questo caso qui l'ho procurata è 2 cm. Praticamente questa teglia qui si può essere anche un po' più alta, ora ho detto, può essere anche un po' più alta. Io ho procurato questa qui e pressappoco la cecina che ci andrò a mettere dentro deve essere alta pressappoco 1 cm, 0,8, 1 cm, 1,1. Questa teglia qui, e lo dico già da ora, andrà dopo messa in forno. Ve lo dico dopo, se no facciamo confusione. Comunque prendete la vostra farina, va setacciata. Io ora mi ritrovavo un setaccio piccolino, ok? Non ve lo faccio neanche vedere, diciamo, finisco qui, ci vediamo fra un attimo. La setaccio e ci vediamo. La setacciata. Perché si setaccia? Perché così si levano i grumi. Come la volete setacciare? Come pare a voi. Io mi sono ritrovato questo piccolino. Ce l'avete più grosso? Va bene più grosso. Più piccino? Più piccino. Lo setacciate col cucchiaio? Va bene, come vi pare a voi. Ora, passiamo a acqua. L'acqua va messa dentro piano piano, in maniera che io posso girare. Si dice a filo, vedete perché? L'acqua crea un filo, mentre io vado pianino pianino a impastare il tutto. Facendo così si evitano di fare grumi. Pianino pianino si impasta. Allora, mi sembra che ci stiamo quasi. E la facciamo bene 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 amalgamare. Ok, comunque rimestatela bene per almeno 4-5 minuti finché tutti i grumi non spariscono. A questo punto, o a un punto certo, andiamo dentro con un po' d'olio, 3-4 cucchiai. Là, io già so le misure. Poi il sale, una decina di grammi. Io ce l'ho all'occhio, se non sono fate un attimo voi, poi al limite lo assaggiate. Un goccino di pepe, già da adesso. Rimestate, come si dice a Firenze. E ora che succede? Ora dovete lasciarla riposare con un canovaccio sopra, minimo 4-5 ore. E ogni ora, 40 minuti, ogni ora va rimestata. Infatti la cosa migliore sarebbe farla la mattina e il giorno si cucina, o farla il giorno e si cucina la sera. Voi direte anche, ma io la faccio la mattina e la notte? La notte e la mattina no, perché non la potete rimestare, a meno che non siete dei matti che mettete la sveglia. Per andarla a rimestare, anche no, poi insomma potete fare come vi pare. Però la rimestata è importante. Torniamo alla teglia. Nel frattempo che passano le ore, voi procuratevi già una teglia. Può essere anche un po' più alta. Questa qui pressappoco sarà 40 x 30. Cosa fate? Ci mettete dell'olio in questa teglia. L'olio lo girate bene 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 bene, lo cospargete bene bene bene. Ok? Benissimo. Al momento che sarà pronta, che andiamo a vedere dopo, mi sono anche sporcato le mani. Al momento che sarà pronta, accendete il forno a 220-230, ok? Bello bello caldo. Mettete la teglia così pari pari con l'olio, vuota con l'olio dentro al forno
ce la tenete 5 minuti, sfrigge bene bene, la tirate fuori, ci mettete dentro il composto e la ributtate dentro. Comunque ci aggiorniamo fra 4 ore. Io vi do l'ultima rimescolata. Ok, poi come vi ho detto, prendete la teglia, ungetela bene, potete farlo sia con olio di semi sia con olio di oliva, come vi pare a voi. La teglia, sì, mi direte, oddio, ci vuole quello il rame, io questa c'ho. Se voi avete la teglia tonda, con sopra lo stagno, bene, usate quella lì, altrimenti, insomma, arrangiatevi un attimino come meglio potete, ok? Ho acceso il forno, l'ho messo praticamente a 250. Bene, prendo la mia teglia vuota, la infilo dentro, la lascio stare dentro 3-4 minuti che arriva, che prenda bene calore, poi la tirerò fuori, ci metterò dentro il composto e la ributto dentro in forno per 20-25 minuti, dipende ovviamente dal forno che voi avete. Gli ultimi 5 minuti gli date di grill sopra per fargli fare la crosticina. La nostra teglia calda è qui e andiamo a buttare dentro, ce lo giro che almeno si stende bene. Ora bisogna fare piano quando si va a ributtare dentro. Ok, stendetela bene nella vostra pentolina, poi sopra fateci già un filino appena d'olio, una goccina, voilà, e ora ributtatela dentro con molta, aspettate, bisogna essere un pochino prestigiatori. Comunque ora rimettetela in forno. Ok, è in forno, perfetto. Voglio ridirvelo, 25 minuti. Ovviamente dipende dal forno, se vedete che scalda troppo, che si fa già la crosticina sopra, meno. Nel mio forno ci va io credo un 20-25 minuti. Comunque sia, fra un pochino la riguardo e gli ultimi minuti gli do una bella scottata col grill. Vi voglio far dare un'occhiata, sono passati 10 minuti, guardate che bellezza. Al mio forno sono passati 20 minuti ed è venuta con la crosticina sopra, croccantina, e sotto deve essere morbidina, sotto mi raccomando non la dovete fare cuocere tanto, questa è una tortina, diciamo così. Comunque siamo qua, ora brucerò un po', io nel frattempo ho anche un po' di focaccia che l'avevo messa dentro nello stesso tempo, bella calda, e questa la fuma. Vediamo un po' se ci si fa, se no aspettiamo un attimo. Un pezzettino. Perfetta. Sotto vedete? Guardate. Sotto deve rimanere cotta ma non cotta. Si deve cuocere ma non come sopra, un po' giallina. Ecco, perfetta. Oh, mamma mia. Quello shock termico dell'olio gli serve a non farla attaccare. Ok. Qua. Aspettiamo un attimo che raffreddi. Comunque qui sopra è il famoso 50-50, 50 di focaccia,
pepe ci va assolutamente. L'ho fatto un attimo raffreddare. Guardate che bellezza che è. Spicchia pure. Ma poi guardate come è venuta. Mi sembra quella di Rizzieri. Potrei andare a lavorare per lui. È venuta proprio buona. Ringraziatemi mettendomi il like e iscrivendovi al canale. Grazie.